Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti su questo mio video del venerdì. Abbiamo Trollbits ovviamente il venerdì e vi voglio far vedere dei nuovi acquisti. Sono di gioiellerie differenti questi acquisti, quindi sono di varie, anche di varie tipologie, perché in una gioielleria ho preso le agate che amo tanto. In un'altra gioielleria ho preso l'altro mio amore che è Luce di Lago e in un'altra gioielleria ancora ho preso un ritirato molto molto bello che è lui e altre cosine che poi vi faccio vedere, e mi è stato anche gentilmente omaggiato questo contenitore, chiamiamolo contenitore ma è un portabit a tutti gli effetti. Non è Trollbits, è creato da loro, vedete anche il nome della gioielleria di Roma, e dove si possono mettere un tot di bead qui sopra e cercare di comporre con il bracciale e l'anima, in questo caso qui, cercare di comporre un po' il nostro bracciale. Devo dire, un oggetto in plastica molto utile, molto carino. Partiamo dalla prima gioielleria. Nella prima gioielleria ho acquistato lui, questo qui, guardatelo, mamma mia quanto è bello. Allora, voi sapete che il mio bead in assoluto preferito è Luce di Lago, lo sapete perché già lo possedevo, che io possedevo questo qui, e l'ho amato tantissimo da subito, per me è pazzesco. Però non riuscivo a trovare, io volevo la coppia, non riuscivo a trovare la coppia. E invece un giorno entrai in questa gioielleria dove ogni tanto mi capita di andare, non spesso, però insomma quando ci passo anche per lavoro ci faccio sempre un salto e, e ho trovato lui, questo qua. Guardate quanto è bello. Cioè io lo adoro, è bellissimo, lo adoro follemente. Devo dire che rispetto al mio primo è un pochino più cicciotto e un pochino più trasparente, quindi è ancora più bello se si può, insomma. Io li adoro. Luce di Lago è il mio beat in assoluto preferito e averne due di questa bellezza per me è il top. Mi piace tantissimo. Come potete vedere all'interno ho inserito questo Troll Stone, che però fa parte di un acquisto successivo effettuato nell'altra gioielleria, quella appunto del gadget, chiamiamolo così, e è molto molto bello. Ovviamente non è solo lui, c'è anche il suo cuginetto che adesso vedremo, e li adoro, li adoro. Allora, questo bracciale ve lo voglio far vedere poi successivamente in un altro video, perché voglio scomporlo e ricomporlo, perché ci sta qualche cosa che non mi piace, quindi è da sistemare. Torniamo a noi per quanto riguarda invece il Throw Stone, ed eccolo qui, aspettate che ecco, cerco di farvi vedere un po', ecco qui, è questo qua, quest'altro Throw Stone, che come vi ho detto per l'altro è stato preso sempre qui. L'unica cosa che stavo notando mentre, guardate come sta bene con le agate l'ho preso in una gioielleria che è la stessa della Luce di Lago. Aspettate, sapete che io quando vedo qualcosa che mi piace ne vado pazza. Allora vi voglio far vedere questo e ditemi cosa ne pensate. A me ricorda moltissimo un quadro di Van Gogh, tipo Girasoli, o comunque un quadro di Van Gogh, guardate. Guardate che meraviglia. Sì, sembra proprio un quadro, vedete? Con i vortici. È bellissimo. Sì, forse Girasoli era con i vortici, non ricordo più. Comunque guardate, è meraviglioso, bellissimo. Questo paradossalmente mi piace molto di più dell'altro, anche se anche l'altro è molto bello. L'unica pecca di questo bead è il rivetto, vedete? Il rivetto, io così l'ho trovato, si è praticamente allentato un po', vedete?
sì, è come se fosse... Adesso non so se si può sistemare questa cosa, perché ho paura che indossandolo ripetutamente sul bracciale si possa scheggiare o addirittura rompere eh, il vetro. Quindi questo è un po' perché è tanto lento, vedete? Vedete quanto si muove? È troppo lento, non so se portarlo a far sistemare, guardate quanto sporge. Questo può accadere, niente di, per carità, nulla togliere alla bellezza del vetro o alla professionalità di chi me l'ha venduto, però comunque il problema per me adesso c'è e quindi me lo devo un attimino gestire. Molto molto bello, anzi sono felicissima di esserne entrata in possesso perché veramente mi piace tantissimo e vorrei dare una giusta collocazione a questa meraviglia. È anche per questo che vorrei farlo sistemare, proprio perché merita di essere indossato nelle migliori condizioni. Bello veramente, questo è stato un bellissimo acquisto, mi ha convinto molto, malgrado ciò mi ha convinto molto di più rispetto all'altro che vi ho fatto vedere prima. Aspettate che rinserisco all'interno della... Ah, una cosa, la gioielleria delle agate striate, delle agate azzurre striate, mi ha omaggiato delle bacchettine, queste qui, di 2 misure. Io adesso vi sto facendo vedere, credo quella piccolina, con tanto di stop. Vabbè, sono quelli loro, per carità, però tanto, eccolo qua. Aspettate che non so gli altri che fine gli ho fatto fare. Ah sì, eccole qui. Eccole qui. Quest'altre due mi hanno siccome io ne avevo proprio necessità, vediamo un po'. Sì, questa è quella piccola, quindi queste due sono quelle più piccole e questa sporge di almeno, vediamo un po' quanto, aspettiamo, la mettiamo unita nella stessa maniera. Ecco, questa, aspetta, accorciamo, ecco, questo è quanto sporge, comunque è parecchio. Sono molto contenta perché ne avevo proprio bisogno. Sapete che io avevo queste, ho queste ecco, di questo qui, del portagioie da viaggio. Ho queste due, vi ricordate? Ho queste due con appunto questi rivettini qui che si aprono. Scusate, ve lo faccio vedere un attimo. Me ne è caduta una. Che si aprono così, vedete? Si infila il bid e poi si richiudono, sempre che io riesca a farlo nella maniera più veloce possibile. Ok, è andata. E poi ho anche quelli di Pandora, dell'espositore di Pandora. Di questi ce n'ho uno qui perché non c'avevo altri di Trollbitz finora. Stesso meccanismo, si svitano. Questi sono originali Pandora, c'ho anche il suo espositore che però, vedete, si svitano e si riavvitano. Molto più comodi questi, perché la pallina è un po' più grande. Però questi sono meglio perché sono un pochino più lunghi e quindi mi centrano più bit. E di questi qui ne ho altri 4, se non sbaglio erano 5, sì più o meno, altri 4 ma ci sono i Pandora. Quindi diciamo di Trollbitz ho questi. E mi è caduta adesso la stecchetta e lo sapevo io che facevo sempre i miei danni, figuriamoci, non potevano mancare. Eccola qua. Bene, bene. Ora, fermi lì. Che vi volevo dire? Che nella gioielleria appunto delle agate azzurre striate, che sono 1, 2, adesso le faccio vedere nel dettaglio, e 3, la signora mi ha omaggiato di queste bacchettine qui, che devo dire per me sono fondamentali perché altrimenti non saprei mai come gestire. Io utilizzo, guardate, utilizzo spesso i bracciali, vedete? Utilizzo i bracciali per metterci, perché non avendo più stecche devo utilizzare i bracciali, come per esempio, scusa Micio, mi dai il mio bracciale? Come per esempio devo utilizzare il bracciale per metterci tutti i vetri che ancora devo montare,
come potete vedere, che devo fare? Quindi ci sono dei bracciali che ancora non sono riuscita a creare, semplicemente per il fatto che sono occupati da tutti i vari bead. Detto ciò, quindi non ci incischiamo oltre, vi voglio far vedere le meravigliose, iniziamo dalle agate, dai. Questa la vediamo dopo, che è molto molto bella, è una perla stupenda, è una fuori produzione, le due perle con granato, ma ve le faccio vedere dopo. Ora invece vediamo innanzitutto le agate e vi voglio far vedere quanto stanno bene con questa throw stone all'interno, stanno divinamente. A me piace da morire come sono posizionate così, però adesso vediamole un pochino più nel dettaglio. Nella gioielleria questa ho preso anche quest'unico meraviglioso, bellissimo, che regalerò credo a mia figlia, perché lei lo voleva montare con questi. Uno, dov'è? Eccoli qua. Non so se posso inserirlo direttamente in questo bracciale. Sì, forse sì, e ci starebbe divinamente bello, bello. Però poi lo vediamo meglio nel dettaglio. Bellissimo. Questa anemone così da unico e favolosa. Questa non c'entra niente. Questa non c'entra niente. Ecco qui. Allora, 1, 2, ho preso queste 3 agate. Veramente me ne piaceva anche un'altra, però non lo so. Poi alla fine mi sono lasciata conquistare da queste 3. Eccole qui. Ve le voglio far vedere un pochino più da vicino per farvi proprio apprezzare la bellezza di queste. Considerate che sono pietre naturali, no? Di queste striature, guardatele. Cioè, sono bellissime. C'è quella al centro che ha queste venature meravigliose, ma guardate la luce che ha questa qua. Questa. Ha questo piccolo, ve lo voglio far vedere un po' meglio. Questo piccolo punto maculato, vedete, puntinato, sembrano quasi dei fondi di caffè. Non lo so, amo pensarlo così. Mi immagino su una spiaggia deserta con queste piccole conchiglie, è bellissimo, fa impazzire. E questo invece è superlativo. Sapete che io le amo queste cose, quindi. Questo invece è molto particolare, ero indecisa inizialmente, ma guardate quant'è delineata la riga, quanto divide il chiaro dall'azzurro, come spezza questa pietra, come la definisce nello stesso momento, è bellissima. No, mi hanno fatto innamorare queste 3 agate. Io ne ho altre di agate, lo sapete già, azzurre, però sinceramente guardando queste, aspettate, cerco di stringere un pochino, ecco, guardando queste 3, ve le lascio un attimo in immagine, le altre perdono proprio di ogni tipo di bellezza. Non saltare, mi è saltato il gatto perché pensava che lo disturbassi. Che cos'è questo? Ah, questo è un altro bracciale di quelli che uso per metterci i bead che avanzano. Dove sta l'altra agata? Agata, stupiscici. Dove l'ho messo? Eccola qua. Allora, ho questa, bellissima anche lei, come potete vedere, un'agata meravigliosa anch'essa, però non è a lei che facevo riferimento poc'anzi, anzi lei me l'ero proprio dimenticata. Lo so, è brutto dirlo, però guarda quanto ci sta bene in questo bracciale. No, io la sposto. Ci sta troppo bene. Oddio, guardate che bello sto bracciale. Ah, io l'adoro, è bellissimo. Adesso lo sto apprezzando ancora di più. Ma quest'agata qua ce la voglio togliere perché mi piace messa qui. Ma vediamo. Comunque vi volevo far vedere l'altra agata. Che fine vi ho fatto fa? Alla ricerca dell'agata perduta. Non è qui, non è qui. Quanto sta? Forse in quel blu? Oh. Mica lo so. Ah beh, se l'ho messa sulle collane abbiamo finito, manco mi metto a cercare perché prima che le trovo. No, le collane no. Qui non c'è. Vabbè, diciamo che in questo momento
forse è qua allora. Scusiamo, un attimo, vediamo. Eccola, dicevo io. Vedete questa? Questa è un'agata azzurra. Sembra bianca. Cioè, venduta per agata azzurra, ma come voi avete ben capito, le striature, in questo caso è piena di puntini. Vedete questa parte qui, oddio, dov'è? Questa parte qui che è molto puntinata assomiglia parecchio a, ecco, eccola qui. Dai, su, dai. All'interno, vedete questa parte qui. E poi come colorazione sinceramente molto più chiara, però ci sta perché guardate la differenza anche nella stessa pietra fra questo azzurro e questo. È molto bella, però non lo so, non so se metterle insieme e non so neanche se a questo punto mi conviene togliere anche lui, bellissimo, e fare un bracciale di sole queste agate, almeno nella parte iniziale. Anche se, ripeto, io insieme a queste agate ci volevo mettere il Trollstone. Mi hanno detto che si chiama così. Ditemi voi qui sotto se avete un altro tipo di appellativo quale nome poter utilizzare. Bellissimo. Peccato per questo rivetto che devo assolutamente far sistemare. Ho paura che mi si rompa definitivamente e che possa scheggiare il vetro. Quindi ho paura. Poi, quindi detto ciò, vi voglio far vedere l'ultimo, la new entry che già ve l'ho fatta vedere, ma entriamo più nel dettaglio, che è questo unico, che da quello che ho capito è un anemone in unico. Eccolo qui. Allora, quello che io cercavo era più o meno una cosa simile, però lo cercavo sulla tonalità del bianco e del rosa. Ehm, Però poi ho trovato questo e vi dirò, non è brutto. Mia figlia ha già trovato dove posizionarlo, quindi diciamo che non mi appartiene più oramai. Ma è diventato proprietà privata di mia figlia, che con quei prisma turchesi, questi qui, diciamo che ci sta, è proprio il suo, quindi dovrò vedere un attimino, sì, anche con questi pappagalli, dai, devo ricambiare tutto, che pillole, ogni volta devo cambiare tutti questi bracciali, non c'ho mai pace io, non c'ho mai pace. E ecco, vedi, questa è la funzione, vediamo se si vede, no, qua non si vede bene, ve la faccio vedere meglio, ecco qua, questa è la funzione che hanno, aspetta un po', accorcio un pochino, che hanno queste scanalature, cioè di portare all'interno i bead, anche se forse 1 millimetro più basso, perché così esce facilmente. 1 millimetro più basso forse era anche meglio, però, cioè, voglio dire, è perfetta, bellissima. Questo è stato un bellissimo omaggio, mi è piaciuto molto. Dicevo, torniamo a noi, eccolo qui, questo unico, guardatelo un po' nella sua bellezza, vediamo un po' com'è di lato, che adesso ci ho messo questo, ma ve lo voglio far vedere un pochino meglio. Ecco. Che meraviglia, è fatto benissimo, guardate come è fatto. Ha proprio i fiori, li ha proprio in rialzo, a sbalzo, vedi, è rialzato a sbalzo, è fatto molto molto bene. Guarda, l'unica pecca, se vogliamo proprio dirla tutta, da malata come sono, è che è un pochino piccolino, io li amo un po' più cicciotti, soprattutto i vetri così lisci, li amo un pochino più cicciotti, ma questa è una cosa mia, non... il vetro è bellissimo, è perfetto, bellissimo, non ha niente da eccepire. Aspetta un attimo, ho visto una cosa. No, perché si muove? No, no, so io. Allora, non c'entra niente. È bellissimo, mi fa impazzire. Questo vetro è stato secondo me un ottimo acquisto. Bello.
mi piace tanto. Vabbè, tanto ormai non è mio, quindi anche se mi piace ci posso far poco. E comunque secondo me sta bene anche, ditemi voi cosa ne pensate, qui. Io devo riuscire assolutamente a trovare la medusa con lo sfondo azzurro come lui. Assolutamente. Però ci starebbe benissimo. No, mi devo reinventare un altro bracciale sui toni del blu, madò. Come si fa? Come si fa? No, troppi. Ebbene sì, ecco qua allora. Io diciamo che per il momento vi ho fatto vedere quasi tutto. Adesso sposto questi perché vi voglio far vedere l'altro acquistino, che vi dico subito è molto bello e in tutta sincerità io non l'avevo mai visto. E qualora anche l'avessi visto non gli avevo dato una lira, ma perché nel momento in cui si vedono certe cose nel plateau secondo me non rendono. Io ho già, come voi sapete, la tripla perla bianca, ne ho 2, e tripla perla nera, ne ho 2, che ce l'ho però sulle collane, credo. Aspettiamo un attimo che vediamo subito. Sì, sì, eccole qua. Così vi faccio vedere anche la differenza e perché a volte in negozio sul plateau un po' sparisce. Allora, una tripla perla bianca, eccola qui, eccola, la vedete? È bellissima, spettacolare. Vicino a questa un po' sparisce questa, perché questa qua ha delle perle assurde, cioè vedete? Quindi risalta molto di più lei, idem queste qui scure, risaltano molto di più, e questa qua piccolina diciamo che non colpisce immediatamente l'attenzione. Questa è una collana che sta così, oggi segretaria non c'è, questa è l'altra, guardate quanto è bella pure lei, cioè io le amo queste cose. E allora eccoci qua, ma non colpisce lì per lì, ma poi adesso chi è? No, non ora. Ah, l'ufficio. Aspettate un attimo, arrivo subito. Non colpisce lì per lì. Sì, ho capito. Ma nel momento in cui si gira appare questo granato favoloso. Queste sono le 2 perle bianche e in più il granato. Guardate cos'è, è bellissimo. In più la cosa che mi piace è che sia le perle che il granato sono infilate cioè vengono praticamente infilate da un filo d'argento abbastanza resistente che lo lega al tutto, quindi non è incollato, non c'è pericolo che si stacchi e soprattutto la perla è integra, bellissima, mi fa impazzire. Infatti l'ho visto, me ne sono innamorato e ho detto devi essere mio. Ecco qui vi faccio vedere la parte, vabbè questa è la punzonatura, la parte della lavorazione, vedete com'è fatta? Eccola qua. È un triangolo famosissimo, sì, favolosissimo, mi sta venendo famosissimo, favolosissimo, e mi piace. Ecco, questa è l'immagine che io voglio ottenere, questa immagine qui. Ora, dove lo metto? Su una collana? Su un bracciale? Perché piatto così può stare tranquillamente, secondo me, anche su un bracciale. Vediamo come può stare. Io prendo un bracciale a caso, ma proprio a caso, cerco di aprire senza rompermi le unghie. Ah, se vedete le unghie così un po' ingiallite perché togliendo il semi sono rimaste così, che devo fare? Piano piano andrà via. Ecco qua, questa è l'immagine che ha sul bracciale. Io dico che è meraviglioso. Ecco, vedete come cade? Poi volendo si gira e rimane comunque favoloso. No, credo di metterla, mi dispiace perché ho paura sempre di rovinare le perle o il granato, però sono ben protette, quindi credo di metterla proprio sul bracciale. Datemi anche voi un consiglio, anzi ce la lascio a questo punto. Datemi anche voi un consiglio e scrivetemelo qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao ragazzi, ciao ragazze.